Cosa succede quando decidi di rimetterti in gioco e fare qualcosa di completamente diverso da quello che ti ha reso grande? Bentornati e bentornate sul mio canale. Questo video fa parte del viaggio del 2025 che vi ho raccontato nello scorso episodio. 11 distillerie tra Veneto e Trentino Alto Adige alla scoperta del whisky italiano. Oggi mi fermo e vi racconto una tappa di quel viaggio. La prima. Ci ho messo quasi un anno a pubblicare questo video. Confesso che quando ho fatto questo viaggio avevo in testa di editare i video in tempi più rapidi. Poi gli impegni si accumulano e ho scoperto, chi l'avrebbe mai detto, che ho un po' sopravvalutato le mie doti da videomaker. Ad ogni modo il whisky ha tempi lunghi e magari posso prendermene di più anch'io per raccontarvi quello che ho visto. Anche perché quando mi sono messo a riguardare queste riprese mi sono di nuovo emozionato. Ed è per questo che secondo me vale comunque la pena farlo, anche in ritardo. Quindi eccoci qua. Oggi vi porto a Schiavon, in Veneto, alla Polidistillerie. Quando arrivo provo la tipica sensazione delle prime volte. Non sai bene cosa aspettarti e ti senti un po' impacciato. Una cosa di Poli che però mi salta subito all'occhio è la dimensione. È più grande di quello che immaginavo, eppure non ha un'area da stabilimento industriale. Questo posto, dopo tutto, ruota ancora tantissimo intorno alla famiglia fondatrice e alle persone che ci lavorano. La famiglia Poli fa grappa da oltre 100 anni. Uno di quei nomi che nella distillazione italiana non ha bisogno di grandi presentazioni. E da Schiavon è partito tutto. Poi, nel 2023, è uscito il loro primo whisky. Una delle prime distillerie italiane di grappa a provarci. Ma come ci sono arrivati? E con quale idea? Questo è quello che volevo scoprire. Mi vado a preparare per la visita. Sì, salve. Matteo Randazzo, piacere. Allora un attimo, arrivo? Cioè, prego. Piacere, Elena. La prima parte della visita l'ho trascorsa in barricaia, con Jacopo Poli, titolare della distilleria, ed Alberto Verrua. Avevo preparato delle domande per un'intervista, ma alla fine è stata una chiacchierata, circondati dalle botti e dal loro profumo, con il tempo che scorreva senza fretta. Anche se, lo confesso, io mi sentivo molto impacciato e agitato. La Polidistilleria è una distilleria storica, contemporanea e che guarda al futuro. È una distilleria storica perché è nata nel 1898 ad opera di Giobatta Poli, mio bisnonno, e poi portata avanti dalle generazioni successive fino ad arrivare a quella attuale, composta da mio fratello Andrea, mia sorella Barbara, mia moglie Cristina e il sottoscritto con la nostra squadra di collaboratori. Partiamo dall'inizio. Il primo whisky Poli nasce da una storia vera. Ricordo molto bene il giorno in cui venne concepita l'idea di realizzare un whisky, fu il 15 di ottobre del 2013, perché quel giorno è impresso nella mia memoria, come pure nella memoria di tutto il nostro, dei nostri concittadini del nostro paese. Noi abitiamo a Schiavon, un paesino di campagna, sono 1000 anime, e quel giorno arrivò la notizia che uno dei nostri concittadini, il nostro più illustre concittadino, il cardinale Pietro Parolin, venne nominato da Papa Francesco cardinale, prima cardinale, poi segretario di Stato. Quindi, come dire, il braccio destro del Papa. Non capita tutti i giorni in un paesino come questo una notizia di questo genere e di corsa venne qui il sindaco di allora, o meglio la sindaco di allora, Mirella Cogo, che ci invitò a fare un prodotto adeguato alla circostanza per onorare questo nostro concittadino. Perché non pensiamo ad un whisky? Fu lei a lanciarci il guanto di sfida. Quella che sembrava una celebrazione è diventata un progetto a lungo termine. E l'etichetta, quella storia, la porta ancora con sé.
Segretario di Stato, maturato in botti di quercia bianca e affinato un anno in botti di amarone. Elegante, vivace, fruttato e con piacevoli note di fumo. Un whisky che racconta il legame con la terra in cui è nato. Ma il bello è come si sono avvicinati a questo mondo, in punta di piedi. Diciamo che anche il modo con cui siamo abituati a descrivere le nostre grappe va, diciamo così, rimesso in gioco per trovare nuovi descrittori adeguati ad un distillato di fronte al quale siamo ancora dei neofiti e al quale ci avviciniamo con grande umiltà e grande rispetto per un distillato che ha una storia centenaria. Stiamo parlando di distillatori con decenni di esperienza, persone che sanno tutto di fermentazione, di alambicchi e di invecchiamento. Eppure col whisky si presentano così, come chi sta ancora imparando. E in un mercato di marketing agguerrito, sentire la parola neofiti con quella naturalezza non è banale. Ho provato una bella sensazione di umanità e di rispetto. Mi raccontano anche il secondo whisky della linea, Conclave. Conclave, se vogliamo, rappresenta la base tecnica di Segretario di Stato, ovvero la lavorazione è la stessa, la distillazione con il nostro alambico bagnomaria è la medesima, la torbatura, la filosofia della torbatura rimane invariata. In questo caso abbiamo 5 anni di riposo nella nostra quercia bianca e una gradazione più alta rispetto al Segretario di Stato. Qui abbiamo una bevuta a 46 gradi rispetto ai 43 di Segretario di Stato. E poi spostiamo il discorso su qualcosa che non avevo mai considerato: la differenza tra come si parla di grappa e come si parla di whisky. Nella grappa si valorizza la materia prima, il vitigno e l'origine. Nel whisky invece l'elemento centrale è la maturazione in botte, due mondi che distillano ma che si raccontano in modo completamente diverso. E poi c'è la differenza tra chi beve grappa e chi beve whisky. Il consumatore di whisky è più aperto, diciamo così, alle variazioni sul tema. Non le condanna, anzi diventano elemento di confronto, discussione, dialogo. Il consumatore di grappa, se gli cambi una virgola, dice non è più quella di prima, questo è un po'. Sì, questa è stata una cosa che... È più fedele nei secoli, nel bene e nel male, diciamo così, nella buona e nella cattiva sorte. E infine il tema del mio viaggio. Non parlano di stile italiano, ma di natura. Perché il whisky italiano è ancora un bambino, deve capire chi è prima di decidere chi vuole diventare. Questa frase mi ha colpito perché mi ha insegnato una cosa. Il percorso verso un'identità del whisky italiano è molto delicato e non può vivere di facili entusiasmi. E noi quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Evviva. Dopo l'intervista, la visita vera e propria è stata con Lorna. Accento veneto, precisa e appassionata. Mi piaceva da matti sentirla parlare. C'era qualcosa di affascinante nel modo in cui raccontava ogni stanza, ogni scelta e ogni dettaglio. Come quando qualcuno ti parla di casa sua e senti che ci tiene davvero. Visitiamo diversi ambienti, tutti curatissimi. La barricaia, immensa, con le botti allineate avvolte nella penombra e dai colori caldi della vinaccia. E poco più avanti il santuario, tra corridoi silenziosi e botti che dormono. Come al solito, quello che non riesco a trasmettervi sono i profumi. C'è un misto di dolce, caldo e legnoso nell'aria. È una di quelle sensazioni impossibili da descrivere, ma che ti rimangono addosso. Dal profumo si sente già la torbatura. Il tempo rallenta dove riposano le botti. Va ad un ritmo diverso da quello veloce che corre là fuori. Ed ecco la stanza degli assaggi, tutta la produzione Poli raccolta in un unico spazio. Grappe, amari, liquori, whisky. Abbiamo assaggiato un po' di tutto e me lo sono goduto immerso tra bottiglie sinuose e piene di colori. Anche bottiglie e vetri vengono da aziende locali. Ogni pezzo di questa distilleria
parla del territorio e della famiglia che l'ha costruita. Qui il primo lavoretto che ho fatto è stato mettere la serpentina intorno qui, che avevano paura di rovinare queste bottiglie di vetro soffiato perché vengono proprio riempite una ad una singolarmente. Qua dentro abbiamo 4.000 ospiti al mese che vengono a visitare l'azienda, per cui è importante che l'azienda sia sempre a posto, sia sempre in ordine, che dia un concetto di pulizia alla guida, al magazziniere, cioè sono tutti importanti nella stessa misura. E poi è arrivato il momento del cuore pulsante della distilleria, l'area di produzione. L'impianto della grappa, stessa famiglia ma così diverso da quello del whisky. È stata la prima volta che ne vedevo uno dal vivo. Per cui all'interno di queste ceste vengono messe 100 kg di vinaccia. Per ogni caldaia ci stanno 4 ceste, per cui per ogni cotta, così viene chiamata, distilliamo 400 kg di vinaccia. Quindi il vapore passa attraverso i forellini, insuffla la vinaccia ed estrae la parte alcolica e la parte aromatica che si chiama flemma. Questo miscuglio passa attraverso, vedi che è pieno di tubi dappertutto, passa attraverso i tubi e va all'interno della famosa colonna di distillazione. All'interno della colonna ci sono dei piatti, eccolo qua uno, dei piatti lungo tutta la colonna. Qua cosa succede? Che il vapore passa attraverso la colonna di distillazione, il vapore acqueo che è più leggero cade sul fondo e mi va a finire in queste conchette, il vapore alcolico che è più leggero continua a salire. Per ogni piatto che incontra il vapore alcolico si alza, quindi si alza la gradazione alcolica sempre di più. Dopodiché il vapore alcolico va a finire in queste cisterne dove c'è la famosa serpentina immersa nell'acqua fredda e per shock termico avviene la magia, cioè che da vapore si trasforma in liquido e quindi per la prima volta vediamo la grappa. Poi Lorna ha preso 3 bottiglie, teste, cuore e coda, le 3 anime della distillazione. Ogni distillato, grappa, whisky o altro, sgorga dall'alambicco in ordine in queste 3 fasi. Penso che non mi sia mai capitato di aver sentito testa, cuore e coda. Io sapevo come funzionava, ma sentirne l'aroma uno dopo l'altro è tutta un'altra cosa. Ultima tappa della visita, il Museo della Grappa Italiana e la Grappoteca. Un archivio immenso di grappe, documenti e strumenti di lavoro di epoche diverse, tutto custodito e condiviso dalla famiglia Poli. È stato un bel modo di chiudere. Camminando tra etichette vecchio stile e documenti scritti a mano come si faceva una volta, ho sfiorato un tempo che non c'è più e ho ritrovato una dimensione umana del lavoro che oggi spesso mi dimentico che esiste ancora. C'è ancora molta prudenza quando si parla di whisky italiano e ancora di più quando chi l'ha fatto fino a ieri faceva grappa. Il mio professore di italiano diceva sempre che chi sa fare tante cose non ne sa fare bene davvero nessuna. Onestamente io su questo non sono mai stato d'accordo. Il whisky Poli a me è piaciuto molto, ma quello che porto via è altro, una grande realtà portata ancora avanti da una famiglia. Una visita molto curata e persone che mi hanno accolto con tanta gentilezza e orgoglio e mi hanno regalato un'esperienza in cui persino un singolo appassionato come me si è sentito trattato come un ospite importante. Ho aperto questo video con una domanda. Che cosa succede se decidi di rimetterti in gioco su qualcosa di nuovo? Intanto non è scontato farlo. A volte è più facile stare fermi. Oppure, se sei bravo, potresti voler bruciare le tappe. Da Poli hanno scelto un'altra strada. Ci si può mettere alla prova con umiltà, rispetto e con la consapevolezza di essere ancora all'inizio, ma con un progetto e la determinazione per seguirlo. E alla fine puoi scoprire che rimettersi in gioco ti trasforma. Grazie per essere arrivato fin qui. In descrizione trovi la chiacchierata completa con Jacopo e Alberto e il recap del mio intero viaggio tra le distillerie del Veneto e del Trentino Alto Adige. E se ti è venuta voglia di esplorare il whisky italiano insieme a me, fammelo sapere nei commenti. Grazie e ci vediamo al prossimo video.
Ciao!